Vedi Tiresia che mutò sembiante, quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante, e prima poi ribatterli convenne li due serpenti avvolti con la verga, che riavesse le maschili penne. Vedi Tiresia che prima mutò, cambiò sembianze quando da maschio divenne femmina, cambiandosi tutte quante le membra, il corpo, e poi a lui, Tiresia, convenne, fu strettamente necessario e anche vantaggioso, battere, colpire di nuovo, i due serpenti avvolti, attorcigliati, con la verga, il bastone, affinché avesse di nuovo le penne, piume, cioè i peli, maschili, tornare maschio. Dallo terzo delle Metamorfosi di Ovidio. Reso espansivo dal nettare, per caso Giove bandisse i suoi assilli, mettendosi piacevolmente a scherzare con la sorridente Giunone. Il piacere che provate voi donne, le disse, è certamente maggiore di quello che provano i maschi. Lei contesta. Decisero di sentire allora il parere di Tiresia, che per pratica conosceva l'uno e l'altro amore. Con un colpo di bastone aveva infatti interrotto in una selva verdeggiante il connubio di due grossi serpenti, e divenuto per miracolo da uomo femmina, qui quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante, rimase tale per 7 autunni. All'ottavo, rivedendoli nuovamente, se il colpirvi ha tanto potere di cambiare, disse, nel suo contrario la natura di chi vi colpisce vi batterò ancora. E percossi un'altra volta quei serpenti, gli tornò il primitivo aspetto, la figura con cui era nato. E costui, scelto come arbitro in quella divertente contesa, conferma la tesi di Giove. Più del giusto e del dovuto al caso, a quanto si dice, si impermalì la figlia di Saturno, e gli occhi di chi le aveva dato torto condannò a eterna tenebra. Ma il Padre Onnipotente, giacché nessun Dio può annullare ciò che un altro Dio ha fatto, in cambio della vista perduta gli diede la scienza del futuro, alleviando la pena con l'onore. Così, diventato famosissimo nella città dell'Aonia, Tiresia dava responsi inconfutabili a chi lo consultava. Insomma, un Tiresia nato maschio, diventato femmina colpendo l'intreccio di due serpenti e che gli è convenuto ribatterli per ritornare maschio. Gli dei chiesero a lui chi godesse di più durante l'accoppiamento, avendo lei giocato entrambi i ruoli. Ovviamente stiamo sempre parlando di guardare nel futuro come dono di Dio, ma stiamo anche parlando di un mutamento del corpo. E prima, poi ribatterli convenne, insomma prima li batté e poi li convenne ribatterli. Aronta è quel che al ventre li s'atterga, che nei monti di luni dove ronca lo Carrarese, che di sotto alberga, ebbe tra bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a guardar le stelle e il mar non li era la veduta tronca. Arunte, è quello che si atterga, sta addosso al suo ventre, alla pancia di Tiresia, che nei presso i monti di Luni, in Lunigiana, dove il Carrarese, abitante di Carrara, qui contadino, che alberga, risiede di sotto a valle, ronca, lavora il terreno. Aronta ebbe come sua dimora la spelonca, caverna, tra i bianchi marmi, per cui non gli era troncata, impedita da niente, la veduta vista a guardare le stelle in alto e in basso il mare. Utili per le previsioni. Dallo primo della Farsalia di Lucano. Perciò Roma, seguendo il prisco stile, chiama i Toschi del territorio toscano e gli Etruschi indovini, infra cui danni e di senno più grave il saggio Arunte, qui Aronta, in latino Arruns, abitatore della deserta Luna, qui Monti di Luni, esperto già nel rintracciare le vie del fulmine e le fibre palpitanti degli animali e degli augelli il volo. Vuol che del fuoco i parti informi e i mostri siano miserabil preda. Indi comanda che la città si illustri e con le sacre pontifical procession si purghi il pomerio e le mura. Anche qui, come Tiresia, Virgilio non ricorda la sua attività di veggente, ma in questo caso dove visse e dove morì e che cosa vedeva lì. Dove sta Aronta rispetto a Tiresia? Aronta sta addosso al ventre di Tiresia. Virgilio me li indica dal più vicino al più lontano, a questi che si spostano venendo verso di noi
guardando nel nostro verso. Quindi il primo che mi indica è Anfiarao, poi Tiresia, poi Aronta, che va verso Tiresia e con gli occhi gli può guardare a Tiresia contemporaneamente la nuca e la pancia. Ventre compare 12 volte nell'opera, è già comparso la prima in 1.6 in riferimento a Cerbero col ventre largo e la seconda in 1.13, gran ventre delle arpie. Questa è la terza ricorrenza rivolta al ventre di Tiresia maschio, femmina maschio. Aronta ebbe come sua dimora una grotta tra i marmi bianchi dei Monti Luni, in Lunigiana. Sotto a questi monti vivono gli abitanti di Carrara e da dove riusciva a vedere bene le stelle e il mare. Non aveva la vista troncata né verso le stelle né verso il mare, ottimi per vedere, per fare previsioni. E quella che ricopre le mammelle che tu non vedi con le trecce sciolte e ha di là ogni pilosa pelle, manto fu, che cercò per terre molte, poscia si puose là dove nacqui io, onde un poco mi piace che m'ascolte. E quella che io vedo in viso con le trecce, i capelli sciolti, ricopre le mammelle, avendo la testa voltata, i capelli gli cadono sulle poppe, che tu, io, non vedi, non vedo né le trecce sciolte né le mammelle coperte perché il busto è voltato dall'altra parte. E a di là, dal lato del busto che non vedo, ogni pelle pelosa ricoperta da peli, quindi la nuca e il pube, fu manto che cercò, vagò, andò alla ricerca per attraverso molte terre. Poi si pose, stabilì là dove nacqui io, Virgilio, il posto che diventerà Mantua, dove su questo punto mi a lui Virgilio piace o piacere che un poco mi a lui Virgilio ascolti io a lui. Dopo Anfiarao, dopo il maschio, femmina, maschio, Tiresia, dopo Aronta, Virgilio mi fa conoscere una femmina, Manto. Non ci sono molte femmine descritte singolarmente all'inferno, anzi, per essere precisi, tra Francesca di 1,5 e qui Manto di 1,20, di nate e morte femmine mi viene indicata da Virgilio solo Taide, tutti gli altri descritti singolarmente sono maschi. Questa lenta processione si avvicina al mio punto di vista che li guardo dal ponte e quindi gli vedo il volto lacrimante mentre camminano al contrario verso i talloni. Gli vedo la faccia, ma non gli vedo, che tu non vedi, trecce sciolte e petto, anzi mammelle, dando già un senso più forte del femminile, oltre al fatto che le mammelle comunque non gliele vedrei perché coperte dai capelli. Insomma, le parti del corpo ricoperte da peli lei le aveva dalla stessa parte, quella che io non vedo. Trecce sciolte, peli pubici e, volendo, petto, pancia e piedi. Quella fu manto al passato, mentre precedentemente scrivo Aronta è, discorso complesso già affrontato ma che affronterò quando sarà più palese in altre occasioni. Manto, caduta Tebe, cambiò molte terre alla ricerca di quella giusta, finché si stabilì dove poi nacque Virgilio, nella città che da lei, già morta, prenderà il nome. 1-1, e i parenti miei furono lombardi, Manto, Ani, per patria, ambedue. L'importanza della patria, della terra natia, Virgilio su questo dice mi piace che ascolte. A Virgilio piace ciò che a me serve, ma questa volta si percepisce da quel doppio mi il suo piacere di parlare di ciò. 2-6. E il dolce duca incominciava, Mantua, e l'ombra tutta in sé romita, surse ver lui del loco ove prima stava, dicendo, O Mantoano, io son sordello della tua terra, e l'un l'altro abbracciava. Ai serva Italia di dolore ostello, poi quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. Poscia che il padre suo di vita uscio e venne serva alla città di Baco, questa gran tempo per lo mondo gio. Dopo che il suo, di Manto, padre, Tiresia, uscì dalla vita, morì, e la sua città, Tebe, protetta da e devota a Bacco, divenne serva, cadde, questa, Manto, andò attraverso il mondo per tanto tempo. Manto andò in giro per il mondo per parecchio tempo, dopo che suo padre morì e la città devota a Bacco divenne serva, cadde.
ti faccio notare come la situazione di Francesca e Paolo, sì, che si spostano uniti per l'eternità, continui ancora fino a qui ad essere un'eccezione. In 1.5 Achille separa Elena da Paride. Elena vedi, poi, e vedi il grande Achille, poi vedi Paris. Qui Aronta separa Tiresia da Manto. Vedi Tiresia, in 1.5 Elena vedi. Poi Aronta è quel che al ventre di Tiresia li s'atterga. Poi è quella che ricopre le mammelle, poi Manto fu. Per descrivere la morte di qualcuno le parole sono spesso intrecciate, per ricordarti che parliamo di morte letterale ma anche allegorica, di vita uscio. Dallo secondo delle Metamorfosios, allora l'indovina Manto, figlia di Tiresia. Manto è la figlia di Tiresia, lo so da Ovidio e Virgilio lo dà per scontato che io lo sappia. Questa certezza mi servirà in 2.22 quando Virgilio dirà a Stazio che nel limbo con lui evvi la figlia di Tiresia. Spiegherò a tempo debito. Dall'ottavo della Tebaide. Simile già non fu la notte in Tebe, e nelle piazze e nei paterni alberghi la consumaro in giuochi. In su le mura ebre stanno le guardie e sonnacchiose, i timpani ed i cembali risuonano per tutto a gara, e le forate tibie, all'orfra le carole i numi lodano e cantano e raccontano per ordine cittadini dei. Le fronti e i calici fregian di vaghi serti, e le incoronano. Ora d'Anfiarao la tomba irridono, or fin al cielo il lor Tiresia tebano innalzano. Ora degli avi lor tessono catalogo e della lor città dicon l'origine. Tebe era protetta da Bacco, che porta una siccità che colpisce gli abitanti di Argo che si stavano dirigendo a Tebe per attaccarla, spronati da Giove che interviene insieme a Marte e Mercurio. Bacco proverà invano anche a supplicare Giove per evitare la guerra, ma senza risultati, tanto che quelli di Argo uccidono 2 tigri sacre a Bacco per provocare i Tebani. Il collegamento tra la morte del padre di Manto e la caduta di Tebe è dato dal fatto che i 2 eventi accaddero quasi simultaneamente, dato che Tiresia sapeva di essere destinato a morire appena Tebe fosse caduta nelle mani degli Argivi. Infatti, all'alba di quel giorno, Tiresia si dissetò alla fonte Tilfussa e all'improvviso spirò, poscia che il padre suo di vita uscì e venne serva la città di Baco. Suso in Italia bella giace un laco, a piede l'Alpe che serra la Magna, sovra Tiralli c'ha nome Benaco. Su nella bella Italia giace, è situato, un lago che ha nome Benaco, il lago di Garda, ai piedi della montagna che serra, la montagna che chiude, separa, la Magna, Alemagna, Germania, sopra Tiralli, Tirolo. Riguardo a quel Suso, ti ricordo che nella mia epoca le cartine geografiche avevano in alto l'est, l'oriente, e per questo si dice anche orientarsi. L'Italia è descritta qui da Virgilio come bella e come sarà descritta da me in 1.33 del bel paese, l'Italia, là dove il si suona. Insomma, lì c'è il lago di Benaco, che giace ai piedi della montagna, la catena montuosa delle Alpi, che chiude, separa la Germania, la Magna, sopra il Tirolo, Tiralli. Il mio ruolo adesso è quello di spiegare i versi, ma soffermati sulla bellezza di come sono scritti, una bellezza decisamente poco infernale. Parole di Virgilio che descrive il lago di Garda, Benaco, che io riporto in versi. Nota anche la tecnica con la quale io inserisca un ingambamento tra serra la Magna, fine del verso, sovra Tiralli, inizio del verso successivo, separati anche nei versi. Per 1000 fonti, credo, e più si bagna, tra Garda e Val Camonica e Pennino, dell'acqua che nel detto lago stagna. Loco è nel mezzo là dove il Trentino, pastore, e quel di Brescia e il Veronese segnar poria, se fesse quel cammino. Il luogo tra Garda, Val Camonica e Pennino, credo, Virgilio crede, si bagna attraverso 1000 più fonti sorgenti. Di quell'acqua che stagna si raccoglie nel suddetto lago, Benaco. C'è un luogo là nel mezzo dove il pastore, membro della chiesa, Trentino e quello di Brescia e il Veronese,
potrebbe segnare, fare il segno della croce, professare, se egli, tale pastore, facesse quel cammino, andesse lì. Essendo il lago di Benaco a forma di, approssimando, triangolo, bastano 3 punti di riferimento per delimitarne i confini: Garda, Val Camonica, Pennino. In mezzo al lago di Benaco c'è un luogo, un'isoletta, che essendo appunto posta circa al centro tra 3 località importanti, fa parte e confine di Trento, Brescia e Verona. Insomma, il pastore di tutti e 3 questi luoghi, se arrivasse lì, potrebbe segnare, professare, fare il segno della croce. Vi è qui un incrocio di punti geografici e un incrocio gestuale nel segnar, che coincidono nel loco, nel mezzo, a quel lago. Continuando con i legami con 1,5, anche lì è presente un velato segno della croce rovesciato, di qua, di là, di giù, di su. Nel canto precedente sia un pastor senza legge che di voi pastor s'accorse il Vangelista quando colei che siede sopra l'acque. Insomma, se qualche pastore si degnasse di arrivare fino a lì, sia quello di Trento, Pennino, che quello di Brescia, Val Camonica, che quello veronese, Garda, avrebbero il diritto di svolgere le loro funzioni, essendo questo luogo nel mezzo. Ancora il richiamo all'acqua coi suoi fiumi, laghi e mari. Ancora la geografia molto presente finora, che viene personificata come nell'inizio del verso successivo, siede peschiera. Devi notare che a livello allegorico le parole usate sono pesanti, mezzo, pastore, cammino. Siede peschiera, bello e forte arnese, da fronteggiar bresciani e bergamaschi, ove la riva intorno più discese. Ivi convien che tutto quanto caschi, ciò che in grembo a Benaco star non può, e fassi fiume giù per verdi paschi. Siede è situato peschiera, un arnese, strumento di difesa, armatura, qui fortezza, bello esteticamente e forte interiormente, per fronteggiare gli attacchi di bresciani e bergamaschi, dove la riva intorno al lago discese di più, si fa più bassa. Qui conviene, è strettamente necessario, che caschi tutto ciò che non può stare in grembo a Benaco e si faccia fiume giù per, attraverso verdi paschi, praterie. Prima giace un lago, adesso siede peschiera. Peschiera, località, viene personificata in quanto siede, come in 1,5 siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace. E in 2,5 quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo. Peschiera è un arnese dal germanico Ernest, armatura, bello e forte, per fronteggiare gli attacchi dei bresciani e dei bergamaschi. Nella parte in cui la riva del lago discende di più, va più in basso, si abbassa di quota. Proprio qui, dove si abbassa di livello, è strettamente necessario che cada giù tutta l'acqua, che è in grembo, altra personificazione, a Benaco, e non può più stare là. Se Tiresi ha un ventre, Benaco, lago personificato, ha qualcosa in grembo che è necessario che tutto quanto caschi. Da lì, scendendo, si fa fiume, scendendo giù per verdi paschi. Tosto che l'acqua correr mette co, non più Benaco, ma Mencio si chiama, fino a Governol dove cade in Po. Non molto a corso, che il trova una lama, nella qual si distende e l'ampaluda, e suol distate talor esser grama. Appena l'acqua, che stagna nel lago Menaco, mette il capo, inizia a correre, scorrere, non si chiama più Benaco, lago, ma si chiama Mencio, Mincio, fiume, fino a Governolo, dove cade, affluisce nel fiume Po. Non ha da lì molto corso, dura poco, che egli, il Po con il Mencio dentro, trova una lama, terreno pianeggiante, nella quale l'acqua sulla lama si distende e la impaluda, fa diventare palude. E talora d'estate suole essere grama misera, essendoci poca acqua. Mette co significa mette la testa, il capo, inizia, ma ti faccio notare che correre mette co, dove co è l'inizio di correre e la prima parola del verso è tosto, quindi tutto dà quel senso di inizio, veloce. Ennesima personificazione, l'acqua scorre, ma le persone corrono a
e hanno un capo. Continua la mia lunga tradizione di fiumi che scorrendo non solo cambiano luogo, ma cambiano nome e struttura. Basti pensare al fiume 1, infernale, che parte dal Veglio di Creta ed è palude, fiume, lago ghiacciato e cambia nome 4 volte, 1,14. Fanno Acheronte, Stige e Flegetonta. Poi se va giù per questa stretta doccia, infin là ove più non si dismonta, fanno Cocito. Quando l'acqua in eccesso inizia a uscire dal grembo del lago, non si chiama Benaco, lago, ma si chiama Mencio, fiume, fino a Governol. Poi si chiama Po. Ma non finisce qui, perché nel Po dura poco. Perché poi da fiume diventa palude, che d'estate a volte è grama, povera, c'è poca acqua. Prima giace, poi siede, poi distende. Questo corso d'acqua non sfocia in mare, non ha pace coi seguaci sui, ma diventa palude, 1,17, non altrimenti fan d'estate, come qui i cani. Lame, in latino significa proprio pozzanghera, palude. Grama per misera, povera, in quanto letteralmente d'estate a volte c'è poca acqua, ma il termine si riferisce nella mia opera a significati più profondi già da 1-1, con la lupa che e molte genti fece a viver grame.